Cristian. Ciao Massimo. Noi ci conosciamo da più di 3 anni, ex della quotazione praticamente. Siamo conosciuti al tempo della quotazione, era luglio 2021, sì. E l'altro giorno è il mio compleanno, chiuso parentesi. E vorrei iniziare con quello che scrissi ai miei investitori nella lettera trimestrale del terzo trimestre del 2021. L'azienda è una marketing technology content factory, che in italiano vuol dire tecnologia di commerciale di produzione di contenuti per produzione di contenuti. Fornisce soluzioni di contenuti data driven, omnicanale e multimediali per aziende ed enti pubblici che migliorano le loro strategie di comunicazione e ottimizzano la gestione del marchio e la pubblicità. I suoi strumenti generano traffico online e interazioni con i social media, l'e-commerce e i negozi online, aumentando la consapevolezza del marchio e le vendite. La società ha una capitalizzazione di mercato di 26 milioni di euro, con ricavi previsti per il 2021 intorno ai 9 milioni, con un EBITDA di 2,5 milioni che prevediamo crescere rapidamente nei prossimi anni. Abbiamo pagato 1,7 euro per azione all'IPO di inizio luglio. Il titolo ha chiuso il trimestre a 3,43 euro, già rialzo del 102%. Per iniziare, vorrei che tu descrivessi in maniera succinta, molto top level, la società. Identity è rimasta coerente al suo core business ed è lo stesso di quando ci siamo quotati. Ovviamente questo è un mercato che evolve nel tempo e noi ci adeguiamo a introdurre all'interno del nostro business tutto ciò che è la tecnologia e tutto ciò che è di nuovo entra ovviamente in modo prepotente sul mercato, come ad esempio l'intelligenza artificiale. Identity che cos'è? È sempre una market content factory, quindi produciamo contenuti per le grandi aziende o la pubblica amministrazione che hanno bisogno di comunicare poi con il mercato per presentare i loro prodotti o la propria azienda, e poi questi contenuti devono in qualche modo convincere i clienti ad acquisire poi il prodotto o a sposare quel tipo di brand, ok? Lì poi pian piano abbiamo aggregato altre tipologie di contenuti, come ad esempio tutta la parte di influencer marketing, acquisendo poi a fine del 22 Insane, che è una talent agency, una delle prime in Italia in termini proprio di dimensioni, sia di portfolio talent sia di fatturato. E poi, come sai, negli ultimi 3 mesi siamo stati molto attivi nelle acquisizioni e abbiamo aggregato altre content factory concorrenti che avevano ovviamente una storia alle spalle. Diciamo che la più giovane che abbiamo acquisito ha quasi 28 anni di vita, e quindi abbiamo anche ereditato un portfolio clienti davvero importanti da aggregare all'interno del nostro business. Arriviamo a una descrizione più dettagliata, ma prima di far questo, parla un po' di te, la tua storia personale. Parte ormai un po' troppo lontano per i miei gusti, perché come siamo arrivati? Come sei arrivato? Ma allora, io sono sempre stato appassionato proprio del mondo del business in generale, quindi non è che ero appassionato di comunicazione, io ero appassionato del fare l'imprenditore. Non arrivo da una famiglia imprenditoriale, arrivo da una famiglia semplicissima, mio padre era un parrucchiere e mia mamma era un'operaia, però ho sempre avuto questa passione nel creare, nel pensare di poter avere anch'io una piccola azienda e costruire una carriera imprenditoriale più che manageriale. Quindi come hai iniziato? Allora, prima ho iniziato inventandomi un lavoro che era il dare le ripetizioni, quindi a 16 anni io ho costruito abusivamente, quindi oggi posso dichiararlo in quanto ormai è condonato, una piccola scuola che si chiama FIS, Full Immersion School, grazie a mio nonno che mi ha aiutato ad arredare uno spazio che avevamo con delle pseudo scrivanie, e io distribuivo dei volantini in giro per le scuole superiori e avevo, assodato invece dei studenti dell'università. Io li portavo 7, 8, 10 studenti in aula per fare la ripetizione di matematica e loro facevano ripetizioni di gruppo a queste persone. Il 60% andava a me e il 40%
della lezione andava loro. E a 16 anni questa cosa ha iniziato a girare bene, perché io ho avuto più di 100 alunni periodici, diciamo rolling, all'interno di questa scuola. E quindi lì ho capito che comunque c'è possibilità di fare delle attività da una prospettiva diversa, quindi non farle in prima persona, ma gestire qualcuno che poi le fa. E da lì parte un po' tutta la mia avventura. Poi la prima vera azienda, diciamo, ufficiale, dove pagavo anche le tasse, nasce col primo anno di università. Quindi da lì parte la mia prima azienda, che allora era un centro di elaborazione dati, perché ho fatto ragioniere programmatore. Lì ho aperto la prima società, io e un'altra ragazza, dove gestivamo con un programma di contabilità la contabilità conto terzi, cioè il commercialista allora non aveva voglia di imputare dentro i dati per poi fare ovviamente la redazione dei bilanci, noi preparavamo e imputavamo i dati per conto suo, per conto dei suoi clienti, e poi lui faceva invece l'attività professionale. Da lì poi nel 93-94 fiuto il mercato del software, perché allora non è come adesso, cioè allora non c'era Google, non c'era YouTube, e quindi c'erano due grosse concorrenti al mondo, IBM che è enorme, Microsoft che stava cercando di emergere, Oracle che era relegata a più un ambiente mainframe, e quindi c'era lo spazio un po' per sviluppare delle nuove applicazioni molto più semplici per, diciamo, soddisfare una domanda di automazione di piccoli imprenditori o comunque di persone che allora utilizzavano carta e penna per poter gestire il loro conti. Da lì avevamo questo cliente della contabilità che affittava gruppi elettrogeni per lo spettacolo, oltre ai gruppi elettrogeni affittava anche le luci, le telecamere e via di seguito. Puntualmente mi raccontava che a fine anno mancava roba, perché si perdevano le diversi noleggi che lui andava a fare. E gli ho offerto la possibilità di fare un software per poter gestire in modo più automatizzato, in modo più controllato l'ingresso e l'uscita delle merci. Lui ha accettato e ho incassato, diciamo, quasi il 30% di guadagno di quello che incassavo in un anno rispetto alla tenuta della contabilità. Da lì ho capito che quello era un business estremamente interessante. Pensa che il ragazzo che mi aveva aiutato a sviluppare questo programma, io non programmavo, quindi questo ragazzo si chiama Antonio Marotta, e l'ho scelto con un volantino appeso al Politecnico di Como, distaccato di Milano, distaccato Como. Lui faceva il primo anno, ha accettato anche lui la scommessa. Tu pensa che questa azienda poi è stata venduta, poi lui è rimasto con me, tuttora lavora con me, quindi è invecchiato con me e ci ha fatto capire un po' che quello era il mercato giusto. Quell'azienda lì è cresciuta parallelamente al mio percorso universitario, e ho fatto nel 2000, quell'azienda lì l'ho ceduta, ho fatto la mia prima exit importante, perché quell'azienda lì l'ho venduta a un'azienda quotata all'allora nuovo mercato, che era Poligrafica San Faustino. Sì, ho fatto una bella exit e poi ho continuato questa attività imprenditoriale investendo quasi tutto quello che avevo ovviamente guadagnato nello sviluppo di altri business, fino ad arrivare a Identity, che allora si chiamava ID Entity. Anche adesso è IDNTT, ma sai, poi tu appunto vivendo a Londra sai che la pronuncia è Identity. Ci piaceva questo gioco, sì, perché comunque è molto in tendenza in questo momento. Tante piattaforme usano un po' questi suoni onomatopeici sintetizzati, e quindi abbiamo cavalcato un po' quel tipo di filone. Beh, Identity devo dire che è il vero, se posso dire, capolavoro che sto costruendo un po' nella mia carriera, se così possiamo chiamare. Anche perché mi assorbe l'80% del mio tempo. È un'azienda che mi fa piacere, appunto, che hai ricordato un po' i dati. Noi quando ci siamo quotati abbiamo scelto di quotarci in pieno Covid, quindi noi abbiamo scelto a marzo del 2020 di quotarci, ci siamo quotati a luglio 2021, quindi è stato un bel challenge per noi. Vedevo però che i dati erano estremamente interessanti, vedevo che il mercato stava cambiando perché il Covid ha accelerato tantissimo la produzione dei contenuti digitali, la fruizione poi dei media digitali, e l'anno 2020 noi avevamo chiuso con 5 milioni e 7, se non erro, di fatturato e circa 1,5 milioni di EBITDA. L'ultimo comunicato che abbiamo fatto settimana scorsa, dove comunicavamo l'acquisizione di Take, l'aggregato
diciamo, di Identity del 2023, perché sai che non possiamo comunicare in modo ufficiale i dati 24, siamo ormai intorno ai 30 milioni di fatturati. Quindi insomma di strada in 3 anni ne abbiamo fatta tanta, abbiamo lavorato molto per creare un valore e questo è un po', diciamo, quello spero che sarà davvero il mio capolavoro. Strada ne abbiamo fatta tanta, ma la borsa non ha ancora riconosciuto questa strada, perché se vado a vedere le vendite, come hai appena detto tu, dell'anno di quotazione, eravamo a 8 milioni e mezzo, adesso come hai detto siamo arrivati, l'anno scorso erano 19, adesso arriviamo a quasi 30 e il prezzo, come avevamo detto, più basso, è salito subito quel semestre, però poi è rimasto lì. Anzi, siamo scesi. Paradossalmente, più cresciamo e più scendiamo, tenendo validi tutti i parametri di crescita, perché l'EBITDA non è diminuito, anzi, l'EBITDA è raddoppiato. È più che raddoppiato. Quindi non abbiamo debito, cioè abbiamo una PFN positiva, generiamo cassa. Un rendimento sul capitale investito di circa, secondo i miei calcoli, 30%. Sì. Cioè, questo è il paradosso. Infatti, guarda, stamattina ho fatto un'altra così chiacchierata, un'intervista con Classi MLC e l'ho proprio detto in modo formale, lo sto dicendo da un po' di tempo. Cioè, io ho fatto economia, ho fatto la Bocconi, poi alla fine, oltre a fare l'Exis, sono riuscito anche a laurearmi, quindi sono riuscito a portare avanti 2 percorsi in parallelo e ho avuto un grande mentore per me che era Claudio De Mattei. Claudio De Mattei è stato, penso che lo sai, il fondatore della Sta Bocconi, è stata una persona molto importante, è stato lui a aiutarmi anche a fare un percorso di crescita e di vendita anche a Poligrafica San Faustino, oltre ad avermi aiutato proprio anche nel costruire un network di relazioni, che sappiamo quanto vale, quanto è importante un network nel nostro mercato. Devo dire che io sono cresciuto con la teoria del valore, cioè io ogni scelta che faccio la faccio sempre con una volontà e un credo nel generare del valore che poi ovviamente deve essere a beneficio di tutti gli stakeholder. Ovviamente ci sono gli azionisti, ci sono anche i dipendenti, ci sono i fornitori, ci sono i clienti. Quello per me è un po' il mio credo, è un po' la mia stella polare, la mia guida. Io rimango un imprenditore industriale, l'ho sempre dichiarato, io non voglio diventare un imprenditore finanziario, io sono un industriale. Vedere che oggi Identity ha una capitalizzazione intorno ai 20-21 milioni contro i 26 milioni di 3 anni fa, Ho quintuplicato le vendite. Ecco, dopo il percorso di crescita. Però attenzione, io non solo per il fatturato, sono per i margini, cioè avendo duplicato o triplicato, perché vedremo quest'anno l'EBITDA, pensare che la mia azienda vale di meno di allora non è per me accettabile. Quindi io l'ho detto in modo molto chiaro, o il mercato capisce, il mercato pubblico capisce il valore di Identity, oppure troverò altre strade, che può essere anche un mercato privato dove invece il valore di Identity è innegabile. Questo è il grande fallimento del mercato azionario italiano delle piccole imprese, perché non è un mercato. Questo è il problema. Non ci sono investitori istituzionali di lungo periodo. Nel tuo caso, che è un caso emblematico, ma non è l'unico, noi vediamo che manca una liquidità necessaria affinché il mercato riconosca i valori fondamentali di cui stiamo parlando. È proprio questo. Io devo dire che quotarci ci ha aiutato. Ok, certo, quindi chi dà un boost iniziale di questo, perché hai deciso di quotarti? Beh, io volevo completamente cambiare scala, cioè è la ragione per cui non si può. È la ragione principale, secondo me, che non è tanto i soldi, perché noi ci siamo quotati, se hai voglia poi di rivederti un po' i dati da allora, con una cassa comunque che aveva intorno a 1,5 milioni, quasi 2 milioni in cassa. Io ho raccolto 2,5 milioni circa, allora, quindi stiamo parlando davvero di valori importanti, ma non avevamo debiti. Creato quanto di liquidità, di flottante? Allora intorno al 20%, oggi siamo intorno al 40%, ok? Però insomma la nostra idea di quotazione era per diventare pubblici, prenderci delle responsabilità oltre al sottoscritto, quindi io devo essere responsabile nei confronti anche di chi ha creduto nel titolo
e penso in questi anni che mi venga anche riconosciuto dai fondi che hanno investito in modo stabile all'interno di Identity di essere una persona estremamente coerente, estremamente solida nelle cose che dico e nei dati che proietto anche magari preventivamente al mercato. Di aver scelto una strategia di sviluppo che è quella che ho dichiarato 3 anni fa, aggiornandola perché ovviamente si aggiorna perché cambia la tecnologia, il nostro mercato è driver la tecnologia, ma sempre con una coerenza. Quindi a me quello ha insegnato molto a portare avanti, come dire, una coerenza industriale, a dover rendere conto anche ad altri soci, ad avere una brand awareness diversa rispetto al non quotato e avere anche degli obblighi formali. Cioè noi abbiamo i bilanci revisionati, abbiamo l'obbligo di pubblicare tutte le informazioni, di essere trasparenti. E con essere quotato, noi ci sentiamo regolarmente, noi siamo, come tu sai, azionisti da allora, non abbiamo mai... Però siamo veramente in pochi. Lo so, questo è il punto. Quello che accade sul mercato è che magari arriva uno già al tempo dell'IPO, c'è stato questo spike iniziale e poi si è fermata. La gente si è portata a casa, che non è l'atteggiamento giusto, no? Senti, devo dire che sono quotate anche delle aziende che magari io conoscevo indirettamente o direttamente che non dovevano quotarsi. Assolutamente, però è chiaro che bisogna distinguere il grano dall'olio, no? Quando si parla di mercato delle piccole aziende, assolutamente, come dici tu, non tutte le aziende che si quotano meritano di farlo, ma è quella la ragione per cui ci sono fondi come il nostro che scendono. La mia frustrazione, che è un po' la tua, è che pur avendo in media, poi qualche errore l'ho fatto anch'io, ma pur avendo in media fatto bene nelle scelte, la performance del fondo riflette queste difficoltà che si sono ampliate, sono acuite negli ultimi 2 anni e mezzo ormai, con i riscatti dei peer. I peer sono nati nel 2017 e hanno subito raccolto diversi miliardi di euro investiti in parte nelle piccole aziende. Poi, una volta passati i 5 anni necessari per acquisire il vantaggio fiscale della esenzione dalla capital gain tax, sono cominciati i riscatti, cosa che non era necessario fare. Cioè il vantaggio fiscale veniva acquisito dopo 5 anni, ma non era necessario vendere per acquisirle. Sì, è stato considerato più un'operazione speculativa di breve che di medio e lungo termine, tra virgolette di breve. Esatto. Senza investire invece sui progetti industriali delle aziende. E ci hanno rimesso soprattutto le aziende più piccole, perché ovviamente quando i fondi grandi che avevano accumulato posizioni importanti nelle piccole aziende hanno cominciato a vendere forzatamente, è chiaro che più piccola era l'azienda e più dannoso è stato questo effetto, e questo ha danneggiato il mercato, ha danneggiato i fondi come il nostro che sono dedicati giustamente a questo segmento, e indipendentemente dal successo e dalla bontà dal successo della società. Anzi, nel tuo caso siamo rimasti più o meno leggermente sotto il... Sì, anche oggi me l'hanno ricordato che ci sono aziende peggio rispetto alle... sono state massacrate. Magari non hanno fatto bene come te, ma certamente non meritano. No, ci sono anche delle aziende che hanno fatto anche molto meglio di me, magari, attenzione, e hanno perso. Quello per me non è corretto. L'altro aspetto è che rimanere sul mercato per un'azienda come Identity sono circa 250-300 mila euro di costi all'anno, senza muovere troppo in comunicazione, perché se invece noi facessimo un po' più di comunicazione verso gli investitori, quindi partecipare a diversi roadshow in giro in Europa, eccetera, magari come abbiamo fatto l'anno scorso, e si aggiungono anche 40-50 mila euro in più di costi diretti e indiretti. Quindi comunque su un'azienda piccola 300-350 mila euro di costi di quotazione incide in modo importante sulle bid. Quindi ci sono anche delle scelte che comunque un imprenditore fa perché crede
nel mercato e nell'efficienza del mercato. Cosa che invece purtroppo devo dire che sull'Eurogrowth italiano questo non c'è. Questo dà fastidio, cioè molte volte io mi leggo i commenti su investing, ad esempio, dove mi sono promesso mai di non rispondere, anche se molte volte devo davvero mordermi la lingua più volte, dove magari vedi anche dei retailer che pensano di essere magari, non so, il nuovo Bezos, dei guru, che fanno dei commenti su magari il mio titolo, anche titoli di terzi di altri, senza nessun fondamento razionale. Atteggiamento speculativo. Speculativo, ma su cosa? Per mille azioni che da noi valgono 3.000 euro. Cioè, per carità, è un valore 3.000 euro rispetto ai soldi, anche il singolo euro. Ma non puoi fare una speculazione del genere, vendere 1.000 azioni magari allo scoperto e far scendere il titolo magari di 7-8%. Il problema è del fallimento del mercato proprio quello che a fronte dello speculatore che vende i fondi come il nostro, e ce ne sono diversi, non tantissime, ma ce ne sono, non hanno a disposizione le risorse per compensare. Certo, perché anche noi soffriamo del fatto che il mercato dei fondi in Italia è chiuso e in gran parte, anzi totalmente nelle mani dei grandi distributori, per cui se tu volessi, per esempio, comprare delle quote del mio fondo perché pensi che sia una buona idea, non riesci, non puoi fare, vai dalla tua banca, quella che vuoi, chiedi vorrei comprare il Made in Italy Fund e loro ti dicono, anche se il Made in Italy Fund è quotato sulla borsa di Milano, c'è un segmento della borsa, anzi un mercato della borsa che si chiama Attifund, in cui il fondo è quotato, per cui tu in teoria potresti comprarlo al NAV di oggi, non riesci perché nessuno o quasi nessuno fanno ostruzionismo, le banche vogliono vendere i loro fondi. Però io penso, ma ripeto, io non ho la tua cultura finanziaria e non conosco bene come te questo mercato. Io penso che però deve essere anche lo Stato, il governo con delle leggi a dare una mano a un mercato così sottile. C'è questa iniziativa del fondo di fondi sponsorizzata da CDP, speriamo che sia una partenza giusta. Torniamo a Identity. Abbiamo descritto in Sobicapi cosa fa la società. Andiamo un po' più in dettaglio nelle varie declinazioni. Identity, diciamo, ha due grosse aree. Una parte B2B e una parte B2B, che vuol dire business to business, cioè dove il tuo business ha come cliente un altro business. Questo è proprio il modello, è che il modello classico poi delle content factory, delle agenzie di comunicazione, quindi lavoriamo per delle aziende. Cosa facciamo? Produciamo appunto questi contenuti che devono in qualche modo catturare l'attenzione poi dei potenziali consumatori che poi acquistano i prodotti dei nostri clienti online sul sito e-commerce o offline entrando nei negozi. Questo è un po' a grandi linee quello che noi facciamo. Ovviamente cosa vuol dire? Ti faccio un esempio. A MediaWorld, ad esempio, che è un nostro cliente, noi andiamo a produrre quotidianamente tutta una serie di contenuti che possono in qualche modo convincere il potenziale consumatore a comprare poi un prodotto di MediaWorld. Tu apri la tua cassetta della posta e trovi magari il volantino con tutte le produzioni. Quello è un oggetto che produciamo noi. In termini di impaginazione, poi c'è il tipografo che lo stampa e c'è, diciamo, la società che poi le distribuisce porta a porta. Ti arriveranno sicuramente delle newsletter che ti informano su delle promozioni. La newsletter sono delle cose che facciamo noi. Se hai la curiosità di andare online sul sito mediaworld.it a cercare di comprare appunto un prodotto, tutto quello che tu vedi all'interno del sito, compreso ovviamente poi le informazioni, le foto e i video del prodotto, sono contenuti prodotti da Identity. Se tu vai sui social, magari vieni catturato sul TikTok di MediaWorld piuttosto che sul Facebook o sull'Instagram di MediaWorld, quel contenuto lì è un contenuto che produce Identity. Quindi il modello è quello di prendere in full outsourcing tutto ciò che il fabbisogno di produzione di contenuti da parte di un cliente business e noi produciamo poi questo quotidianamente rispettando una serie di regole. Ti dicevo che poi da qualche settimana abbiamo lanciato anche tutta la nuova offerta
per il mercato invece B2C, quindi business to consumer, Il consumatore finale. Dove trasformiamo il contenuto in un prodotto e quel prodotto lì diventa qualcosa di interessante per una clientela consumer, per una clientela come me, come te, persona fisica. Questo grazie a Insane, che è questa talent agency che abbiamo acquisito fine 2022, che gestisce più di 150 content creators, influencer. Content creators è un'evoluzione dell'influencer perché sono molto bravi a costruire delle storie, dei contenuti che hanno un valore, sono stati molto bravi a creare una loro fan base importante e sono molto bravi a tenerli ingaggiati, quindi si fanno seguire, interagiscono con la comunità e via di seguito. Quindi che cosa abbiamo fatto? Abbiamo preso alcuni talent meritevoli, quelli che avevano tanti follower, milioni, che avevano una grande capacità di ingaggiare, quindi convincere la propria community a fare qualcosa, e avevano tanti follower, almeno 4-5 milioni di follower. Abbiamo preso un'idea del loro contenuto, l'abbiamo trasformata in un prodotto e soprattutto la loro community la trasformiamo in consumatori. Ti faccio degli esempi. Facciamo l'esempio. Sì, perché poi diventa sempre complicato, spiegare per concetti astratti. Abbiamo creato 2 società, una si chiama Identity Plus e l'altra si chiama Star Kitchen. Partiamo da Star Kitchen, che è un po' più semplice da spiegare. Star Kitchen abbiamo fatto una società, ex novo, in Italia, che è controllata al 51% da noi e il 49% è entrata la società Query, che è una società detenuta da Leonardo Maria Del Vecchio, che sapete lui sta investendo molto nel mondo della ristorazione, e Star Kitchen si occuperà di prendere dei talent meritevoli, inventare un'idea di menù, di piatti, di bevande piuttosto che di prodotti, diciamo, alimentari, e si occuperà poi di andarlo a distribuire attraverso dei partner e a venderli attraverso il marketing che il talent fa sulla community del talent. Partiamo con Ciccio Gamer, è il primo gamer in Italia come fanbase, parliamo di circa 5 milioni di follower. Partiremo con una linea di hamburger che verranno venduti sia attraverso i sistemi di delivery, ok? Quindi Glovo, Delivero, via di seguito, e sia con la creazione di veri e propri ristoranti, hamburgerie sul territorio. Questo grazie proprio a questa Star Kitchen, questa newco che abbiamo costituito, ma soprattutto grazie alla capacità industriale del nostro partner, quindi la Query, che fa questo di mestiere. Quindi noi ci occupiamo sempre di contenuti, gestiremo il talent, gestiremo il marketing, la comunicazione, ma tutta la parte poi di motore industriale la fa il nostro partner che ha quel tipo di skill. Ti cito l'altro esempio consumer, invece, che è molto più digital, che è Identity Plus. Identity Plus fa videogiochi. Quindi abbiamo preso anche lì dei talent meritevoli e stiamo sviluppando, uno partirà a breve, dei videogiochi con i nostri talent. Ci sono gamer che hanno milioni e milioni di follower, che guardano quotidianamente i video che loro fanno per YouTube e stanno collegati magari per 50-60 minuti. Quindi non sono contenuti piccoli, corti, ma sono contenuti lunghi. Hanno un ingaggio molto alto e non vedono l'ora di poter giocare al videogioco del loro talent preferito. E questo è un altro mercato. Il mercato del videogioco solo in Italia parliamo di quasi 2 miliardi e mezzo di valore, per circa 13 milioni di giocatori, molto sulla fascia generazione Z, quindi 20-21 anni, compresa tutto ciò che è la generazione più piccola, generazione alfa, che sono molto alto spendenti, perché poi soprattutto la generazione alfa, quindi i figli magari di 5, 6, 7, 8 anni, hanno dei genitori oggi molto attenti che li soddisfano in tutto e per tutto, e quindi acquisire un videogioco pagando qualcosa per poter giocare col proprio talent preferito. Qui abbiamo l'esempio di Fortnite, no? Bravissimo, Fortnite è uno dei videogiochi dove noi entreremo in modo importante e avrete una notizia a breve su questo videogioco. Quindi Identity è stata secondo me capace di crescere in modo coerente su tutto ciò che è il contenuto, sia lato business, e continuiamo a crescere. Tra l'altro ci tengo a sottolineare che tutti i dati che voi oggi vedete sulle famose
equity research che dei player fanno su identity, sono dati che proiettano una crescita solo del mercato business, perché noi non abbiamo comunicato nessun dato sul mercato consumer. Mentre abbiamo attaccato da poco, dopo un anno circa di investimento e di test di mercato, tutta l'area consumer, dove noi ci aspettiamo una crescita, una scalabilità molto importante, ma che oggi non proiettiamo. Infatti come dicevamo prima, abbiamo visto un enorme incremento della top line, dei ricavi, un aumento della profittabilità, ma c'è molto ancora che non abbiamo ancora visto. Assolutamente sì. E questo, ahimè, la mia frustrazione è che non è affatto riflessa, la tua frustrazione, non è affatto riflessa del prezzo di Sacca. Io voglio che il mercato se ne accorga. Se il mercato non se ne accorge, bisogna creare il mercato prima, questo è il punto. Però quello non compete a me. Esatto. Io faccio l'imprenditore. Ma questo è il punto, no? Manca un mercato, dobbiamo partire da questo fatto, da questo dato di fatto, che manca un mercato. Sì. Poi sai, io sono una persona, anche dalla mia storia, hai capito che parto molto dal mondo delle start-up. Quindi io, se vuoi, ho imparato un po' a fare di tutto all'interno di un'azienda. Tu pensa che adesso conosci la dimensione di identity, io non ho la segretaria. Cioè a me piace molto rimanere molto in contatto con la realtà, ok? Perché solo così tu puoi fiutare e capire dove va il vento e preparare le vele prima, in anticipo. Questa è stata un po' per me una regola di vita, ok? La seconda regola, come ti ho detto, è quella poi di essere, riconosciuto, cioè il valore deve essere riconosciuto poi dai diversi stakeholder, e devo dire che oggi tutti lo riconoscono. Noi abbiamo davvero una richiesta di fornitura, di clienti, di fornitori, di partner molto importante. Se prima noi dovevamo sviluppare una trattativa in modo diretto, essendo anche cercando di essere anche un po' invasivi sul cliente, oggi è il cliente che ci chiama per fare certe attività. Prima magari dovevamo convincere dei fornitori a lavorare con noi, pagandoli magari a 30 giorni, oggi decidiamo noi magari con chi lavorare, pagandoli anche a 120 giorni. Si chiama DSO, il DSO nostro è un DSO molto interessante. Quello che non riesco ancora a convertire in valore invece è proprio il mercato. Cioè io gli azionisti che acquistano le nostre azioni sul mercato borsistico li vedo ancora molto latitanti. Ti dico anche questo, ad esempio io ho cercato anche di supportare nel tempo questa attività del mercato, perché abbiamo attivato un piano di buyback, ok? Piano di buyback che noi abbiamo un valore di carico medio delle azioni intorno a 3,25 euro, mi sembra, ok? Oggi quotiamo 2,90 stamattina. E noi abbiamo speso quasi 600.000 euro, ok? Allora, e oggi il titolo vale 3,90. Ogni tanto leggo su questi famosi blog di investing, eccetera, l'imprenditore non crede nell'azienda, non fa 2,90, scusami. L'imprenditore non crede perché non attiva il piano di buyback. E no, cioè io l'ho attivato un piano di buyback, anzi a determinati prezzi che a me sembravano bassi già allora, ok? A supporto del mercato. Ma se alla fine mi trovo di aver speso 600.000 euro, cioè sottraendo risorse alle aziende sui piani di crescita, ok? Per sostenere un mercato che non me l'ha riconosciuto e mi ha portato il titolo a 2,90, oggi per me quello è buttare via soldi e distruggere valore. Preferisco tenere quei soldi per acquisire delle aziende e investire su dei progetti industriali. Assolutamente. Cerchiamo di essere positivi e cerchiamo di speriamo, lavoriamo tutti insieme per un mercato più efficiente. Abbiamo parlato di te, di cosa ti spinge, di cosa ti motiva. Dimmi cosa vedi tra 5 anni, cosa sarà Identi tra 5 anni? Beh, allora, 5 anni faccio fatica a proiettarla. Vedi. Io ti posso dire nel prossimo progetto industriale, i prossimi 3 anni, Sì, sicuramente è un'azienda che ha raddoppiato il fatturato, sicuramente. ancora una volta. Sì. Un'azienda che riesce a conservare un margine che va dal 15 al 20%, Certo. ed è un'azienda che è sempre più radicata. Tra l'altro aggiungo io, da
analista, con un rendimento sul capitale investito molto importante, perché il capitale della società è abbastanza basso, è molto, il valore, il capitale umano è molto più importante del capitale dell'immobilizzazione. Assolutamente sì. Noi abbiamo un modello di business molto europeo, noi ci piace definirci una melting pot digitale, perché noi abbiamo una sede in Romania, abbiamo una sede in Olanda, abbiamo una sede in Spagna, e in Svizzera abbiamo il nostro headquarter con più di 40 dipendenti, abbiamo una sede in Italia, quindi a noi ci piace proprio questa commistione di culture molto giovani. Noi abbiamo un'età media intorno ai 32-33 anni, la lingua parlata all'interno della nostra struttura è l'inglese, perché ovviamente i team sono team multinazionali, abbiamo diverse culture all'interno dell'azienda e ci piace in qualche modo dare spazio alle capacità delle persone. Il mio direttore operation di tutto il gruppo è un ragazzo che è cresciuto con me in Romania, si chiama Giorgi, giovanissimo, è stato il direttore operation in Romania, poi è diventato il country manager in Romania, oggi è il direttore operation in tutto il gruppo. Qualsiasi persona di qualsiasi nazionalità all'interno di Identity, se ha le competenze, ha le capacità può crescere e dar valore. È ovvio che noi sempre di più stiamo integrando tecnologia e intelligenza artificiale. Questo è un mestiere dove la tecnologia e l'intelligenza artificiale, quella generativa, aiuterà molto. È in continua evoluzione. È in continua evoluzione, la stiamo già utilizzando all'interno dei sistemi ed è ovvio che ci sarà, come dire, un trade-off fra persone e tecnologia. Non vuol dire che oggi abbiamo, con le acquisizioni che abbiamo fatte, senza ancora fare, ottimizzazione, perché poi sono strade obbligate quando fai acquisizione a fare un minimo di ottimizzazione cioè la forza lavoro, però oggi abbiamo più di 200 persone dipendenti, più N collaboratori esterni. Sicuramente vedremo un raddoppio, del fatturato, un margine che starà sempre su quei livelli, 15-20%, ma una crescita del personale che non sarà proporzionale, perché andremo a integrare molto tecnologia all'interno dei nostri processi. Certo. E lì la sfida è mantenere contenti, perché poi hai ovviamente parecchia competizione. Il modello B2B sarà sicuramente sempre più competitivo. La capacità industriale, che deriva un po' anche dal mio DNA di costruzione di aziende, di invece valorizzare la parte consumer con sempre più nuovi progetti che diventano industria, che diventano azienda, quella è una cosa molto complessa, ho visto, da realizzare, dove la tecnologia ti aiuta, ma una volta che tu hai fatto l'azienda e hai messo in piedi gli ingredienti giusti per proporre un piatto, ok? Ti assicuro che mettere in piedi un'azienda che produce videogiochi con un certo modello di business, convincendo il talent a accettare determinati margini, piuttosto che accettando il partner tecnologico a, accettare determinate regole, non è facile. Cioè, far scalare quei business non è facile. Sì, crescere per acquisizioni è difficile, perché l'errore che a volte vediamo dall'esterno è che uno cresce troppo in fretta e fa dei pasticci. Assolutamente. Nel tuo caso invece abbiamo visto che finora le integrazioni ci sono state, hanno avuto immediatamente un effetto positivo sui margini, perché tu hai comprato bene e hai sviluppato delle sinergie che hanno aumentato i margini delle aziende acquisite. Guarda, in sé nell'esempio vedrai il real life a fine anno, che margini farà, guardati il bilancio la prima semestrale di real life e vedrai la seconda semestrale, così almeno hai un riferimento. Guarda anche l'attenzione che noi abbiamo nelle acquisizioni che facciamo. Allora, premesso che io ho visto ormai più di 80 dossier da quando siamo quotati e non sono entrato nel merito di tutti, ovviamente. Ho approfondito dopo aver conosciuto i manager, visto una prima proiezione, perché ho incontrato tutti i manager e proprietari di queste aziende. Alla fine siamo andati avanti con circa un 12 dossier. Di questi qua alla fine le operazioni che ho fatto sono ovviamente ufficiali, sono alla luce di tutti. Ti faccio questo esempio, C41, azienda che noi abbiamo acquisito il 10% 3 mesi fa. C41 possiamo dire che in Italia è tra le 2 aziende più importanti che fanno il mio mestiere
per il mercato business, quindi produzione dei contenuti, nel mondo fashion, quindi moda, hanno clienti come LVMH, Luxottica, Giorgio Armani, Cucinelli, cioè i top. E design, hanno in mano Bibi, Italia, Floss, hanno in mano Molteni, cioè i gruppi principali del Made in Italy, e fanno il mestiere. Purtroppo hanno avuto una scivolata l'anno scorso, un'azienda che fattura intorno ai 5 milioni anno su anno, azienda storica. Io cerco sempre delle aziende che hanno comunque già un certo tipo di storia, ok? Perché così hanno validato un modello e sono sopravvissuti anche al Covid o altre situazioni un po' delicate. Alla fine li ho convinti, non potevo comprarli perché c'è stata questa scivolata, e quindi avrei messo a repentaglio i margini del gruppo consolidando. Ho fatto un'operazione dove ho preso un 10%, ci siamo presi in carico tutta la riorganizzazione della parte interna, quindi tutta la parte amministrativa, finanza e controllo, e abbiamo un'opzione già siglata, a un prezzo già siglato, a una governance già siglata, che potremo far scattare su nostra volontà con l'approvazione del bilancio 2025. Se le cose vanno come stiamo vedendo, ok, è un'operazione che noi faremo scattare a un prezzo molto interessante, dove noi diventiamo azionisti di maggioranza e consolidiamo all'interno del gruppo. Quindi non ci piace depauperare, diciamo, finanza, soldi. Ci piace trovare aziende che hanno una valenza industriale, che hanno i conti in regola. Se questi conti possono essere, diciamo, conti in regola perché nel passato era così, li aiutiamo a sistemarli e poi li consolidiamo. Questo è un po' il nostro modello. Ci avviamo verso la conclusione della nostra chiacchierata. Chiedo, dici una figura di imprenditore a cui ti ispiri? Adesso ce ne sono tanti. Se mi piace davvero leggere i libri di queste storie, ma te l'ho detto, da quando ero piccolino. By the way, ho una foto di quando ho 15 anni che soffio la cannellina, diciamo, della torta dei 15 anni, dove ho sotto braccio in modo molto stupido il Sole 24 Ore, quindi ero proprio appassionato di quel mondo, di questo mondo. Allora, sicuramente io apprezzo, ad esempio, non per giocare anche in casa, ma quello che ha fatto Leonardo Del Vecchio per me è una cosa da manuali. Pensare alla sua storia imprenditoriale, di quello che lui è stato capace di costruire partendo dal nulla, di come è stato anche caparbio nel portare avanti una sua visione industriale, di come è stato bravo a cedere il timone a un manager quando per un'impresa familiare era impossibile per cultura e per mentalità, ricordiamoci la cessione del timone a guerra, e quanto è stato bravo, caparbio a riprendersi in mano a un'età non più giovane l'azienda, perché secondo lui non stava andando nella corretta direzione, ed è riuscito, penso che una delle poche imprese, a comprare un'azienda francese molto grossa, fondarla assieme e avere la governance. Ok? Quando non lo fai per soldi, che non era il suo problema, ma lo fai per il bene della creatura che tu hai costruito. Ecco, quella, ad esempio, ovviamente è inarrivabile per me, ma è sicuramente una storia che a me mi casa e mi aiuta ad andare avanti nel mio percorso. Ed è una storia che ci dice che è possibile anche in Italia avere un successo così come quello che abbiamo visto. Beh, ma se adesso c'erano tante, tra l'altro, mantenendo, al contrario di quello che avviene normalmente nel mondo anglosassone, il controllo della società. Comunque creando valore, attenzione, guardate il valore anno su anno che Del Vecchio è riuscito a costruire con la sua Luxottica. Cioè è pauroso quello che lui ha fatto in un mercato dove lui si è autofinanziato in modo importante la crescita dell'azienda arrivando dal nulla. Questo secondo me è il vero challenge, è il vero stimolo che può dare a imprenditori come me nel fare qualcosa. Quindi ovviamente poi ci sono debite proporzioni, però quel suo modo di fare impresa a me piace e mi ci vedo molto. Beh, è un settore diverso, ma diciamo la tua filosofia è molto simile, quella di creare valore crescendo sia organicamente che per acquisizione, cosa che lui ha fatto, ha saputo ricordiamoci quando ha acquisito Ray-Ban, cioè impensabile andare a comprarsi Ray-Ban in America con una concorrenza come quella che c'era, con player molto più grandi di lui. Quando ha preso la licenza Armani, che le ha cambiato la dimensione dell'azienda in giro di un anno,
Cioè, sono tutte cose che poi uno le legge e dice, vabbè, ok, l'ha fatto, sì, ma vai a proiettarti in quel momento storico, in quella situazione dove lui era, E quando le cose accadono, col senno di poi sono tutte semplici, in realtà sì. E ricordiamoci anche, che a me fa sempre piacere, visto che ci piace ricordare il mercato, quanto il mercato non ha capito quando ha finestrato, diciamo così, guerra, ok? Quanto ha perso Luxottica, e guardiamoci il valore che oggi ha Luxottica grazie all'operazione che lui ha fatto con Exidor. Ok, cioè quelle sono doti importanti. Poi spero di avere un millesimo delle doti che ha lui, però è sicuramente una storia che mi affascina. Lo speriamo tutti da azionisti di Identity. Certo. Bene, grazie mille. Grazie a te, Massimo, è stato un piacere davvero. Vorrei chiudere con 2 osservazioni. Una è un disclaimer: nulla di quello che ci siamo detti deve essere preso come un consiglio di investimento. Non stiamo qui per assolutamente dare a nessuno l'idea che bisogna comprare le azioni di Identity. Abbiamo fatto una chiacchierata sulla società. Chi ci ha ascoltato faccia i suoi calcoli e prenda le sue decisioni. Chiudo con una preghiera. Questo è il primo esempio di una serie di conversazioni che noi vogliamo fare con imprenditori italiani di società quotate sull'EGM, sulla borsa. Se la conversazione vi è piaciuta, ha avuto il vostro gradimento, la mia preghiera è di diffonderla e di sottoscrivere il canale in modo che possiamo avere la possibilità nel futuro di svilupparlo ancora e di accrescere il numero di condivisioni. Grazie Cristian. Grazie a te, Massimo.